Gothic Maid, Hana no Utame è un film d'animazione del 2012, diretto e sceneggiato da Mamoru Nagano, ed è con tutta probabilità un film che la maggior parte di noi non vedrà mai. Sono passati 8 anni dalla sua uscita nelle sale in Giappone, ma non è mai approdato in home video, non esistono quindi DVD o Blu-ray e di conseguenza il film non è reperibile neanche su internet in digitale, né legalmente né illegalmente. Non perché il film abbia avuto qualche problema produttivo o incassato poco, ma per una precisa scelta di Mamoru Nagano, artista eclettico molto importante del panorama giapponese di cui si parla poco qui in Occidente. Simbolicamente potremmo indicare come inizio della carriera di Mamoru Nagano il 22 febbraio del 1981, giorno in cui si tenne a Shinjuku lo storico evento conosciuto come la dichiarazione della nuova era dell'animazione. Si trattava di un raduno pubblicitario organizzato da Sunrise per sponsorizzare l'arrivo al cinema del primo film di Gundam e che Yoshiyuki Tomino, regista della serie, trasformò in una celebrazione dei cambiamenti che stavano travolgendo l'industria dell'animazione in quegli anni. Erano infatti gli anni della nascita dei fandom, dell'emergere di un pubblico per gli anime diverso dai bambini e dell'ingresso nell'industria della generazione di appassionati che era cresciuta guardando anime. Mamoru Nagano rappresenta un po' tutti questi fattori e quel giorno lo ritroviamo sul palco vestito da Shara Snubble, uno dei protagonisti di Gundam, per leggere il manifesto scritto da Tomino. Ai tempi era ancora solo un appassionato, ma 2 anni dopo farà il suo ingresso in Sunrise dove diverrà per un breve periodo uno degli artisti di punta dell'azienda. Accreditato come character e mecha designer, Nagano fu un artista a tutto fare che si occupava di molti degli aspetti delle produzioni a cui lavorava, dalle animazioni ai concept art, passando anche per le sceneggiature e addirittura il planning. I suoi lavori più noti sono sicuramente Heavy Metal Hellgame e Zeta Gundam, serie entrambe dirette da Yoshiyuki Tomino, ma lavorò anche su Giant Gorg con il grande Yoshikatsu Yasuhiko, in arte Yas. La sua carriera nel mondo degli anime è intensa ma breve. Nagano è un artista eclettico, la cui dedizione e ossessione per i dettagli non è seconda a nessuno, e per questo insegue un'indipendenza che l'animazione non può offrirgli, perché rimane pur sempre un lavoro di squadra. Per questo, nel 1985, quando un editor di Kadokawa Shoten gli propone di diventare un mangaka per una nuova rivista che stava per lanciare, Nagano coglie subito la palla al balzo. La rivista è New Type. Il nome viene ovviamente dal concept introdotto da Tomino in Gundam, e diverrà di lì a poco uno dei magazine dedicati ad anime e manga più famosi del Giappone. Su questa rivista, Mamoru Nagano fa esordire nel 1986 The Five Star Stories, il suo capolavoro, tuttora in corso, il cui successo non accenna minimamente a calare dopo più di 35 anni dal suo debutto. The Five Star Stories è un arazzo di storie ambientato in un universo gigantesco e in perenne espansione, un'opera mastodontica impossibile da descrivere con poche parole. È quello che si ottiene portando agli estremi i filoni della space opera e del real robot, un misto tra fantasy e fantascienza e una commistione di culture differenti che consiglio a tutti di scoprire. In Italia è pubblicato da Flashbook in un'edizione identica a quella giapponese. The Five Star Stories è l'occupazione principale di Mamoru Nagano sin dall'inizio della sua serializzazione. Nel mezzo ci sono stati altri progetti secondari, come i romanzi realizzati con Kuniko Iwara, regista di Utena e Mawara Penguin Drum, o i mecha design realizzati per Brain Powered, serie della metà degli anni 90 diretta da Yoshiyuki Tomino. Ma Mamoru Nagano in questi 36 anni non si è mai allontanato neanche una volta da The Five Star Stories, tranne che in un caso, Gothic Maid. Per realizzare questo film, Nagano ha infatti messo in pausa il manga per quasi una decina di anni, guadagnandosi l'appellativo di re delle pause nel fandom giapponese assieme a figure illustri come Kentaro Miura e Yoshihiro Togashi. Ma quando il film è stato finalmente svelato al pubblico, questo appellativo si rivelò decisamente sbagliato. Gothic Maid infatti altro non era che una storia ambientata nell'universo di The Five Star Stories, l'ennesimo capitolo che ne compone questo arazzo infinito. Nagano non ha quindi mai smesso di lavorare alla saga, ma vi stava semplicemente lavorando in un medium diverso. Per risalire alla genesi di Gothic Maid dobbiamo tornare un'altra volta a quel fatidico 22 febbraio 1981, all'iconica foto di Mamoru Nagano vestito da Shark che legge il manifesto della nuova era dell'animazione. A declamarlo al suo fianco vi è infatti Maria Kawamura, vestita da Lala Sune, altro personaggio di Gundam. Kawamura è una doppiatrice e cantante pop giapponese che una decina di anni dopo convolerà a nozze proprio con Nagano. È una figura chiave della creazione di Gothic Maid e il suo rapporto con la saga inizia già nel 1989 quando, ben prima di sposare Nagano, accetta il ruolo di Lachesis nel film di The Five Star Stories. Questo film è un adattamento più o meno fedele del primo volume del manga, fortemente voluto dall'editore per spingere le vendite dell'opera cartacea. Nagano non è interessato a un adattamento animato della sua opera e per questo il film non ha mai avuto un seguito. Per come la vede lui, gli adattamenti anime accelerano il successo di un'opera e allo stesso tempo ne accelerano il declino. Per questo probabilmente non vedremo altri adattamenti diretti di The Five Star Stories.
Gothic Maid nasce con un proposito totalmente diverso, ovvero quello di rilanciare artisticamente la saga e allo stesso tempo di realizzare un monumento dedicato all'opera della sua vita e all'amore della sua vita, Maria Kawamura per l'appunto. L'idea per Gothic Maid viene a Nagano durante un'esibizione di Kawamura a una funzione in un tempio shintoista che accende la sua fantasia. Guardando sua moglie in quelle vesti tradizionali, Nagano concepisce la storia di una musa in pellegrinaggio e di un principe al suo seguito per difenderla. Una storia d'amore on the road dal sapore mitico ambientata nelle antichità delle vicende raccontate in The Five Star Stories. Per realizzare questo film, Mamoru Nagano mette in pausa il manga e intraprende questo lavoro mastodontico con un team minuscolo. Si avvale infatti unicamente di altri 2-3 colleghi fidati per l'animazione chiave e si occupa in prima persona di animare tutti i complessi mecha design dello stesso creato, mentre a sua moglie affida il ruolo di doppiatrice della protagonista, nonché di cantante di alcune tracce della colonna sonora. Il ritorno nel mondo dell'animazione di Mamoru Nagano è quindi l'ennesima prova del suo desiderio di libertà creativa e di controllo totale di ciò su cui lavora, ma è anche prova del suo peso nell'industria dell'animazione. A pochi altri sarebbe stato concesso di lavorare a un progetto tanto grande con queste modalità e questo controllo. Gothic Maid impiega quasi 10 anni a uscire e quando lo fa sconvolge il mondo di The Five Star Stories. I primi fotogrammi del film mostrano proprio l'esplosione di un volume del manga e chi ha letto l'opera sa che il film ha portato una specie di retcon al world building, per cui tutti i design e diversi concept fantascientifici sono stati adattati a quelli sviluppati da Nagano in quei 10 anni di pausa. La storia è sempre la stessa, ma si è arricchita di nuovi dettagli negli antefatti e non solo. Il film in sé non lo vedremo probabilmente mai, ma per chi legge il manga non è comunque un problema. Le vicende del film sono infatti diventate una leggenda tramandata di generazione in generazione nel contesto del manga, ed è possibile ricostruirle attraverso le parole dei personaggi. Ma quindi perché non vedremo mai Gothic Maid? Innanzitutto in Occidente non c'è un vero interesse per l'opera. Gothic Maid è un film che per lo più ha senso vedere solo all'interno del contesto del manga di cui fa parte. Un manga che qui è relegato a una nicchia minuscola di appassionati e che nella maggior parte delle nazioni occidentali non è proprio pubblicato. Persino in America l'opera è interrotta da molti anni per colpa di vari problemi e adesso i diritti sono in un limbo da cui è difficile che escano a breve. Quella italiana è infatti una delle pochissime edizioni estere esistenti, è quasi un miracolo editoriale, ma qui non c'è la stessa sinergia che esiste in nazioni come il Giappone tra fumetti e animazione, e i numeri fatti dal manga non bastano neanche lontanamente a giustificare l'investimento che richiede tradurre e distribuire un titolo del genere. In Giappone invece è l'esatto contrario e Gothic Maid rappresenta un po' la punta di tutti quei cambiamenti iniziati negli anni 70-80. È un film che infatti può reggersi unicamente sul suo pubblico di fan. L'accordo fatto da Nagano con alcune catene cinematografiche prevede lo sfruttamento di un sistema che esiste solo lì e che permette di poter richiedere la messa in onda di un film. Più persone la richiedono e più chance ci sono che il cinema ne organizzi uno spettacolo. Gothic Maid, sin dalla sua uscita, è stato proiettato innumerevoli volte tramite questo sistema. Prova del successo di Mamoru Nagano e del suo manga di madrepatria, ed effettivamente in Giappone vedere questo film non è assolutamente impossibile, nonostante faccia sempre sold out. Questo sistema è sicuramente figlio del desiderio di Mamoru Nagano di avere il 100% del controllo sulle sue opere, al punto da poter controllare il modo con cui vengono fruite. In una recente intervista per Forbes ha infatti rivelato che per lui la visione al cinema dovrebbe essere l'unico modo per accedere a Gothic Maid. Da un lato per l'esperienza della sala cinematografica e dall'altro perché vorrebbe che Gothic Maid fosse sempre un evento, come una specie di mostra artistica itinerante o un tour musicale che viene dalle tue parti solo in determinate occasioni e che ti obbliga a prenderti una pausa da tutto il resto per potertici dedicare. Un artista che non scende a compromessi per amore delle sue creazioni è raro e pertanto credo che meriti tutto il mio rispetto, nonostante da fan del manga desideri ardentemente vedere Gothic Maid. La speranza è comunque l'ultima a morire e non è detto che prima o poi Nagano non possa cambiare idea. Nel frattempo l'unica cosa che possiamo fare è continuare a leggere il suo incredibile manga e guardare i trailer del film presenti su YouTube. Bene ragazzi, questo è stato il mio primo video per YouTube e spero non sia stato un disastro. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale e a condividerlo con chi potrebbe essere interessato. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Mamoru Nagano e delle sue scelte, se siete fan del suo manga o se non lo conoscevate prima di oggi. Un saluto e ci rivediamo al prossimo video.